Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento, uscita numero 24 della leggendaria utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston in scala 1/8 edizione De Agostini. Andiamo subito a vedere cosa ci danno in questo nuovo numero. Ci danno un pneumatico, nessun problema, lo sapevamo, sappiamo quanti soldi ci costerà alla fine e conosciamo anche il numero delle uscite. Meglio di così, sinceramente a me poco importa se mi danno più pezzi o meno pezzi, il prezzo è quello, le uscite sono quelle, per cui mi interessa a me sapere il prezzo finale del modello così da poter decidere se farlo o meno. E così è. Devo anche dire che con la De Agostini, almeno vi posso dire soltanto questo, perché con Ironman, che è sempre De Agostini, e con questa macchina, la Citroën, vi posso dire che quando ho avuto necessità di far sostituire dei pezzi, ovviamente oggettivamente rovinati, quindi facendo le 2 fotografie e mandandole al servizio clienti, appunto dove si richiedono le sostituzioni, non mi hanno mai creato alcun problema, mai. Certo, mi dà un po' fastidio perché non esiste un controllo qualità e mi dà molto fastidio perché è vero che mi sostituiscono i pezzi, è vero che non mi fanno storie, non pago nulla, però è anche vero che è un fastidio perché ti arriva il pezzo, sei convinto di poterlo montare e poi invece. Però ho già mandato 2 email a 2 aziende diverse e non so quanto ne terranno conto, ma credo che assolutamente continueranno su questa linea. Va bene, volevo solo dire comunque che se avete dei pezzi fallati non vi preoccupate perché io che ho l'abbonamento non ho assolutamente alcun problema per farli sostituire. Andiamo avanti. Allora, io ho già dato una rapida lettura al fascicolo e potevo fare anche il 24, che è questo, e il numero 25 insieme, dove poi si monterà il cerchione, in un'unica uscita, cioè in un unico video, chiedo scusa. Però ci tenevo, prima a non fare i video troppo lunghi, per non annoiarvi, e poi a farvi anche vedere una cosa importante che ho visto qui, che ho letto. Quindi andiamo a prendere anche il telaio, arrivo subito, ecco qua. Voilà, questa è la parte posteriore e questa è la parte questa è la parte anteriore e questa è la parte posteriore. Andiamo a vedere cosa ci dicono. Le ondulazioni e le buche del terreno non pregiudicano la tenuta di strada e il comfort della 2 cavalli, poi andremo a vedere perché. Lo schema della sospensione a ruote interconnesse longitudinalmente, non è una frase di uso comune per me, quindi longitudinalmente, mantiene il corpo della 2 cavalli parallela al terreno. Ce la faccio a parlare. Cosa vuol dire? Guardate, essendo indipendenti, se voi prendete una buca con questa ruota, lei cosa fa? Si alza, vedete, ammortizza, quindi porta in linea con l'altra ruota che invece non è nella buca e quindi non si sentono le buche e le ondulazioni e non pregiudicano assolutamente la tenuta della strada, perché sono indipendenti. Proseguiamo poi a quello che ci dice. Leggo perché poi farò la traduzione anche in 26 lingue, quindi permetterò anche a chi non è italiano di poter comprendere quello che c'è scritto qui. Altrimenti basterebbe semplicemente, come sto facendo, inquadrare e non leggere assolutamente nulla. Ci tenevo a dire il perché di questa mia azione che segue. Sulla Citroën 2 cavalli le sospensioni erano indipendenti sulle 4 ruote.
La particolarità del sistema adottato sulla vettura consisteva nel fatto che le ruote erano perfettamente indipendenti tra lato destro e il lato sinistro, ma interagivano tra loro su uno stesso lato. Questo perché su ciascun lato la due cavalli montava delle molle elicoidali in posizione orizzontale lungo l'asse longitudinale dell'auto, che collegavano il braccio anteriore con quello posteriore. Quando quindi la ruota anteriore incontrava un ostacolo, comprimeva e rilasciava la molla, preparando simultaneamente anche la ruota posteriore a gestire l'irregolarità. Questa configurazione rendeva la due cavalli molto stabile e confortevole, conferendole quel comportamento stradale che è diventato leggendario. La grande capacità di escursione delle sospensioni, inoltre, le permetteva con facilità di assorbire asperità come buche, dossi e avvallamenti, consentendole di muoversi su terreni accidentati. Ecco perché ho voluto leggervelo, perché era proprio una caratteristica di quest'auto. Qui poi ci dicono appunto che per verificare che i bracci delle sospensioni anteriori lavorino in modo indipendente, spingi verso l'alto uno dei due bracci, come abbiamo fatto prima, e l'altro rimarrà fermo. Ecco qui. Ok. Perfetto ragazzi. Adesso procederemo alla seconda parte del video, dove andremo, anzi, io direi che questa seconda parte del video la saltiamo perché ragionandoci c'è solo questa in più da mettere insieme. Faremo la rappresentazione poi nell'uscita successiva, dai, la 25, quando avremo anche il cerchione all'interno della ruota e quindi tutte e quattro le ruote quasi complete, perché mancheranno poi, se non sbaglio, o 2 o 3 borchie cromate che arriveranno, non ci sono problemi. Va bene, allora quindi adesso procediamo soltanto a dare la visione, la lettura a chi lo desidera all'interno del fascicolo. Va bene ragazzi? Bellissimo. Mettiamolo un momento qui. Questo lo mettiamo qui. Ecco qua. Pronti? Sì, non mi... Pensavo di aver messo la pausa. Sono un po' stanco. Ho preparato soltanto quasi 8 video oggi. Anzi, per l'esattezza... No, 8. Ecco, devo fare ancora il numero 25 di questa. E poi ho fatto 8 video perché sono 4 numeri. 22, 23, 24 e 25 più l'unboxing, quindi sono 5, più ho fatto l'unboxing di Ironman 6, più il montaggio del 93 7 e il montaggio del cuscinetto per poter far girare la base premium sempre di Ironman 8. Sì, quindi scusatemi ragazzi se, se faccio qualche errore, ecco. Allora, andiamo subito a vedere la seconda pagina di copertina, numeri utili servizi. Ecco qui. Buona lettura e buona visione. Qui mi sono soffermato perché abbiamo la scheda tecnica e le misure, ecco, ci tenevo a farvele vedere bene. Se avete piacere, date anche un'occhiata alla mia playlist, potrete trovare altri 3 modelli di auto
anzi 2 perché il terzo è questo. Potete trovare Iron Man e qualche video anche su altri modelli di auto in scala, però una a 18 e uno a 43. Poi ne seguiranno tanti altri. Vedremo, ragazzi, come procederà il mio canale. Per adesso sono contento perché mi guardate e vi iscrivete, non tutti, lo ripeto, perché solo 24 su 100 si iscrivono al canale, gli altri 76 lo guardano e non si iscrivono. Cattivi! L'iscrizione non vi costa nulla, però è la vita del canale, oltre ovviamente alle visualizzazioni che sono forse anche più importanti. Quindi io ringrazio tutti quelli che mi hanno permesso di arrivare fino a qui oggi e a quelli che magari mi permetteranno di continuare sostenendomi e supportandomi, appunto, come ripeto, le iscrizioni, visualizzazioni e attivando la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E io vi ringrazio con tutto il mio cuore, ragazzi. Grazie mille. Abbiamo quasi finito. Eccoci qua. Vedete quante notizie utili ci sono per chi ama questa macchina, questa icona leggendaria. Per quello vi dico, immaginatevi solo il lavoro anche per tutte queste informazioni, scrivere tutti, cioè scrivere, sì, prima scrivere, poi ciclostilare tutti i fascicoli, tradurli in tutte le lingue dove vengono appunto proposti questi modelli. Insomma, non bisogna non considerare tutto questo e dire solo ma costa tanto. Per me, ragazzi, no, per me no, perché diversamente non potevo permettermelo, non avrei potuto permettermelo pagandola in contanti. E poi comunque ditemi voi se c'è una macchina in scala 1 a 8 da 1200 euro così. Ce ne sono anche altre, ma che sono molto più belle e rifinite, ma veramente come una vera, ma ci vogliono qualche decina di migliaia di euro. E allora lì cosa dobbiamo dire? Che sono care? No, sono costose perché valgono quello che costano. E questo è uguale, vale quello che costa, perché c'è tutto un lavoro dietro, non soltanto il modello. Va bene, ragazzi, Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo e vi dà appuntamento al prossimo video che caricherò subito adesso, che è il numero 25, e così abbiamo terminato anche il contenuto di questo ultimo pacco che ho ricevuto dalla De Agostini di questa leggendaria utilitaria francese. Ciao ragazzi, al prossimo video e grazie sempre di seguirmi.